Bentornati a tutti su BeamMaker Electronics. Ho preparato questo circuito che non è altro che un indicatore di livello di osservatorio di liquidi, dove troviamo tre LED: un LED rosso per la segnalazione di allarme, LED verde per il minimo, LED giallo per il massimo. Andremo a portare il lato negativo, quindi la massa, sul serbatoio e metteremo due sonde, uno per il livello minimo. Quando il livello minimo raggiunge la prima sonda, troveremo l'allarme, quindi il LED rosso spento, e avremo l'indicatore LED verde, quindi minimo, acceso. Se continuiamo a riempire il serbatoio, arriva al massimo, troviamo allarme, massimo livello con il LED giallo acceso ed il LED rosso che ci indica l'allarme. Qua non fate caso che è sempre è un prototipo su una breadboard, quindi i contatti reggono e non reggono, quindi non trovo, non funziona perfettamente. Quindi ricapitoliamo: senza acqua il serbatoio troviamo allarme, cominciamo a versare l'acqua, arriva a livello minimo, l'allarme si spegne, troviamo il LED verde acceso, continuiamo a riempire il serbatoio, così mettiamolo qui, ok, fa più contatto, continuiamo a riempire il serbatoio, arriviamo al livello massimo, si accende il livello massimo giallo e si accende anche l'allarme con il LED rosso. Ok, adesso andiamo sul computer, vi faccio vedere tutto il circuito e andiamo a spiegare il tutto come funziona. Ho aperto lo schema su KiCad e andiamo a vedere come funziona. Allora, un passo alla volta. Questo circuito quindi serve per monitorare il livello di un liquido in un serbatoio. Troviamo la massa GND di tutto il circuito collegato al serbatoio e due sonde per il livello minimo low e high per livello alto. Troviamo tre LED. Allora, troviamo il LED rosso di 1, serve per allarme, quindi un livello troppo basso o troppo alto. Poi troviamo il verde, scusate, quindi il verde di 3 per un livello troppo basso e il giallo per il livello troppo alto, come avete visto al principio del video. Quindi questo circuito è utile per esempio per proteggere una pompa, evitando che lavori a secco se per esempio l'acqua finisce o quando trabocca, quindi c'è un eccesso d'acqua nel serbatoio. Quindi troviamo questi due elettrodi che vengono immersi nel serbatoio. Quando l'acqua tocca il livello minimo o alto si accendono i LED, quindi vanno a GND. Quando è asciutto queste resistenze interne vanno a 15 volt, quindi bagnato 0, asciutto 15. Tutto il circuito viene alimentato a 15 volt. Per far funzionare questo circuito ho usato due CA3240, che sono degli amplificatori operazionali in modalità comparatori. Allora, come potete vedere dal circuito, sul pin 3 e 5 del primo integrato, del primo 3240, ho una tensione di riferimento
che adesso andiamo a vedere sul circuito, che dovrebbe essere intorno a 0,4 volt. Andiamo a verificare. Allora, l'alimentazione è di 14,80 volt. Il nostro comparatore, quindi la metà, per fare due resistenze, quindi la sonda al negativo con la sonda con il rosso, quindi positivo, vado a misurare e trovo intorno a 3, guardate che non tocca bene, ecco qua, 3 volt, 0,3 volt è il nostro segnale da comparare. Ho aggiornato lo schema e ho messo 0,3 volt. Poi possiamo notare queste resistenze molto alte di feedback da 6,8 megaohm, quindi in serie, quindi 7,7 quasi 14 megaohm. Queste resistenze molto alte creano degli isteresi, cioè stabilità. Questo per evitare che i LED lampeggino a causa di piccoli disturbi. Possiamo trovare sia sul primo che secondo. Se avete una resistenza, io ne ho messe 2 da 6 e 8, potete metterne anche uno da 13-14 megaohm. Spostandoci più a destra troviamo un altro comparatore. Io ho usato lo stesso un 3240 CA3240 tramite due resistenze. Quando abbiamo alto il pin 1 e il pin 7, quindi va a questo comparatore, ci indica che c'è un problema, quindi va alto il pin 1 e accende il LED rosso. I due pin sono messi a massa tramite in pull down tramite queste due resistenze R6 ed R11 per evitare i disturbi, e qua il LED rosso si accende. Andiamo a vedere il livello minimo, quindi low. Quando il segnale diventa low, quindi va alto il pin 7, che deve far accendere il LED giallo. Per fare questo, per non dare troppo stress al nostro CA3240, ho messo un 2N22 che ci permette, quindi un transistor, di pilotare il LED in tutta tranquillità. Quindi la base è collegata con una resistenza 33K, con sempre un R20 pull down e un condensatore per evitare disturbi. Quando si attiva il pin 7 si attiva il transistor 2N2242 e il LED giallo, quindi il minimo si accende. Io sulla breadboard ho messo il LED verde, quindi potete cambiare. E il lato positivo collegato a 15 volt. Io ho usato una resistenza da 1K, potete usare anche una resistenza da 1,5K, quindi da 1500, per proteggere il LED in modo più sicuro. La stessa cosa anche sul pin 1. L'uscita, possiamo vedere, va direttamente a quest'altro transistor, quindi al 2N222, sempre con una resistenza di base da 33K. Questa volta accende il LED verde, anzi facciamo così, lo cambiamo, che questo era il giallo e questo era il verde, quindi il livello massimo giallo, come abbiamo visto. Potete mettere qualsiasi LED che volete e funziona allo stesso modo come l'altro diodo LED, che si attiva la base e si chiude il transistor e accende il massimo livello, quindi il diodo 3. Qua troviamo sulla destra i pin 4,8 e 4,8 dei due integrati, la ventazione positiva e negativa, quindi più e meno 15 volt, con due condensatori da 0,1 microfarad da mettere più possibile vicino
all'alimentazione degli integrati. Andiamo a rivedere tutto il circuito, quindi io ho già montato il tutto, potete farlo anche voi, vi basta due circuiti CA3240. Io qua ho messo i condensatori da 0,1 più vicino possibile al nostro operazionale, qua l'ho messo un po' più lontano perché non ci entrava. Questo è il livello minimo, questo è il livello massimo. Adesso è in allarme serbatorio, mettendo il pin a massa, quindi il primo elettrodo va a massa, si accende il LED verde, quindi il livello minimo acceso, l'allarme se n'è andato. Io adesso vado a mettere il livello massimo, il livello minimo rimane sempre acceso, il livello massimo raggiunto e anche l'allarme si accende perché è stato raggiunto il livello massimo. Togliamo, rimane il livello minimo, scendiamo sotto il minimo e accende solo l'allarme. Per questo video è tutto. Se avete qualche commento, qualche delucidazione potete scriverlo sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.